lo so, rischio di diventare pesante, logorroico, ripetitivo, ma a questo punto già c'eravamo. Sì, sì, e quindi sostanzialmente ne approfitto, parto da questa posizione di svantaggio, anzi rincaro la dose. Perché tanti, forse anche troppi, plurale. Io già li sentivo con le pernacchie, cosa dicevo, dove lo dicevo, qui sostanzialmente, oggi va qui, oggi parto, non lo so perché st'intro, onestamente. Qua è tutto random, lo sapete benissimo. Eh, dove eravamo? Il signor De Laurentiis. Quando io dissi, no, ma attenzione, vedete che De Laurentiis ha preso il Napoli dalle macerie, lo ha portato a un livello top, in Italia praticamente lo ha portato in cima, no? In cima alla piramide, in cima. E la conferma di Conte significa che in cima, dalla cima adesso ci riparte e ci vuole rimanere. Le pernacchie, le pernacchie, come al solito. No, ma tu non sei interista, poi sei diventato anche napoletano. Sì, a random sono napoletano, milanista, Poggi Bonzese, si dice Poggi Bonzese, non lo so, chi più ne ha più ne mette. Solo perché uno prova a fare un ragionamento che va a una semplice somma matematica, cioè non è difficile fare 2 più 2. Secondo me non è che ci vuole il Nobel oppure la laurea in fisica. No, no, perché, come già abbiamo detto, la permanenza di Conte, che è uno che sente la puzza di me, ma la sente da qua a 1 centimetro, la annusa. E Conte che fa? Annusando come un segugio, che fa? Rifiuta la Juve, l'abbiamo già detto, e se ne rimane a Napoli. Se ne rimane perché? Perché a Napoli non solo gli prende un De Bruyne, oggi tratta apertamente Darwin Nunes. Darwin Nunes. Anzi, il Napoli ottiene il gradimento totale, l'apertura totale al trasferimento. Poi, attenzione, sappiamo com'è il mercato, si farà, non si farà, ma il Napoli tratta questi giocatori qua. Cioè il Napoli ha vinto lo scudetto, rimane Conte, prende De Bruyne e oggi tratta gente come Darwin Nunes, ragazzi. Il Napoli. Ecco dove io volevo arrivare sostanzialmente. Ecco dove volevo arrivare. E ce l'abbiamo sotto gli occhi, eh. Ma non è che era così difficile, no? Non era così complicato arrivarci, onestamente. Eppure, eppure bisogna sbatterci in faccia eh, gli avvenimenti che poi accadono, altrimenti davvero si fa fatica. Questo non significa che il Napoli vincerà il prossimo scudetto, secondo me è molto probabile. Non significa che il Napoli dominerà un'Europa, difficilissimo, per tanti ovvi motivi, perché il gap mentre in Italia si può creare un gap interno, a livello europeo, ragazzi, che ve lo dica fare? Lo stesso Liverpool, appunto, che può adesso trattare in uscita Darwin Nunes, è la stessa squadra che in questo mercato ancora deve iniziare, praticamente ha preso Wirtz a 150 milioni, Frimpong a 40. Io 200 milioni spesi sul mercato dalla mia squadra del cuore non li ho visti negli ultimi 5 anni. E non sto esagerando. Negli ultimi 5 anni 200 milioni spesi, no, non ci sono. Quindi ditemi voi un po' come si dovrà competere contro queste big assolute. Impossibile. Ma non siamo qui per parlare di questo, oggi siamo qui per parlare del Napoli e di questa apertura di Darwin Nunes. Lo facciamo e come se lo facciamo, come al solito il video sta finendo, ma ci portiamo in qualche modo avanti, chiedendovi come al solito di spolliciare per soddisfare i fabbisogni dell'amico algoritmo che come al solito ci rompe le scatole. E inoltre vi ricordo anche che potete, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale. Tra l'altro ve lo metto anche a video, no? Siamo oltre 230.000. Pare che se tu mi dicono, perché poi io non so mai una mazza, ma mi dicono che se tu fissi un obiettivo concreto è
è maggiormente probabile che tu la porti a casa. E quindi che obiettivo vogliamo fissare? Fissiamo 250.000 per la fine della stagione? Sì, per la fine dell'anno, sostanzialmente. Ma sì, giochiamo, che ce ne frega a noi, tanto non ci cambia nulla. Ad ogni modo, io vi dico grazie, signori, miei, grazie anche per tanto seguito su Facebook, immancabili, ecco. Si ricevono tante critiche, tante robe, tante robe, ma poi alla fine c'è anche tanto supporto, e questo non bisogna mai dimenticarlo, anzi, di certo non lo faccio e non voglio farlo. Allora, ho filosofeggiato anche un po' troppo, onestamente, adesso cerchiamo di essere più concreti, una sorta di volermi, un po' volermi atteggiare dopo tante critiche e altro, ma tornando seri, il Napoli oggi è la squadra che sta meglio, ragazzi, davvero c'è poco da discutere in tal senso. Sta meglio perché va a trattare un giocatore che Liverpool pagò 85 milioni, più o meno, no? All'epoca si parlava di 75 milioni più 25 di bonus. Credo che si siano concretizzati gli 85 milioni, appunto. Un giocatore importante che non ha risposto, diciamo, o comunque riproposto il valore visto al Benfica, dove faceva praticamente di sfracelli, ragazzi. Ho visto alcune partite del Benfica in Champions, me lo ricordo quel Benfica là con Darwin, è una roba improponibile, ragazzi. Una potenza abbinata comunque a una buonissima tecnica, tiro. Giocatore che secondo me si è plasmato, ecco, io me lo immagino come il Ken della Fiorentina, cioè un giocatore che è passato da zero a fare tanti gol. Immaginatevi invece se riesce Conte a sgrezzare Darwin Nunes, dove c'è molto più potenziale di quello di Ken, molto di più per quanto mi riguarda. Poi questa opinione personale, può fare una roba come veramente 30 gol in Serie A, ma veramente. Il problema è sempre quel se, che poi fa tutta la differenza del mondo, perché un giocatore che, se non sbaglio, l'anno scorso ha fatto 5 gol in Premier League, pochi, senza ombra di dubbio pochi, e che va ritrovato. Ma non siamo qui per parlare di giocatore, anche perché il giocatore non è che è arrivato e non si sa se arriverà. Il discorso del contenuto del video, di quello che appunto di cui volevo parlare, è che il Napoli sta trattando questi giocatori. Il Napoli, più che sta trattando, il Napoli riesce anche a avere adesso la pill di portarseli a casa questi giocatori. Cioè, un giocatore come Darwin Nunes, che ha tante possibilità, oggi una destinazione come il Napoli la sposa con piacere, che è quello che è accaduto a De Bruyne, ragazzi miei. Che vogliamo far passare per vecchio, per malandato, per brutto, perché ci rode, va bene, facciamolo, però questi giocatori al Napoli ci vogliono andare, al Napoli aprono, sono propensi. E questo è il nocciolo della questione, questo che voglio dibattere, questo che voglio discutere, è qui che miro. E questo ci fa capire che Napoli fa sul serio. Ehm, ripeto, il Napoli è una squadra che adesso dovrà piazzare magari Osimhen, però è chiaro, è chiarissimo che tutti questi soldi in uscita che entreranno nelle casse, la maggior parte saranno reinvestite, ragazzi. E non mi sembrano chiacchiere, non mi sembrano discorsi da bar, anche perché, come dicevo quando Conte era il nostro allenatore, piaccia o non piace, a me non piace Conte, a me non piace come si atteggia, quello che vuol fare apparire ogni volta, ma se Conte in una cosa è proprio fenomenale, in cui da 10 a 0 a tutti. Conte, devi seguire le sue richieste, tutte, o comunque il 99%, perché se non segui le sue richieste se ne va a casa, se ne va altrove. E il fatto, ribadisco ancora una volta, che Conte, tra le tante possibilità, rimanga a Napoli, significa questo. Significa che Napoli farà una campagna acquisti importante, anche perché tutti gli rompono le scatole, giustamente, col fatto che in Europa non ha mai dimostrato, parentesi europeo, quindi nazionale, ma mai col club, mai ha realmente, no, dimostrato il proprio valore a livello internazionale, almeno all'occhio europeo.
e quindi secondo me vorrà ritrovarsi un Napoli attrezzato anche per quello. Vediamo, vediamo. Questa era secondo me la grande sfida di Conte. Secondo me De Laurentiis fare in modo che lui abbia gli strumenti. Ecco, questo mi pare di capire. Poi, quando avremo maggiori dettagli su questa possibilità, se si concretizzerà o meno, ne parleremo di nuovo. Però ripeto, io mi aspetto comunque, al netto di Darwin che arrivi o meno al Napoli, mi aspetto un mercato importante che ovviamente non si fermerà a Kevin De Bruyne, che comunque non mi sembra assolutamente poco. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande stavo dicendo, un grande abbraccio. Taneschi.